Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad inquadrare come andrà la vostra settimana, le vostre energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare e poi l'amore, il lavoro e le finanze. Vediamo un po'. La vostra prima carta è il cuore, soprattutto nelle questioni sentimentali e relazionali, in genere il cuore porta una nuova, carica di energia positiva, di, intesa, passione, possibilità di prenderci cura, di, donare e anche, ricevere. Io parlo di amore a 360 gradi, assolutamente sì, che può riguardare l'amore stesso, ovviamente i sentimenti, anche di amicizia, famiglia, eccetera. Quindi questa nuova energia, ma soprattutto, come vi dicevo, proprio possibilità di caricarci anche a livello interiore da poter poi utilizzare e riflettere al meglio negli altri ambiti. E infatti si vede già che si tratta di una settimana molto molto positiva, non solo perché c'è anche la carta del quadrifoglio che spesso è associata alla fortuna, alla speranza, però diciamo che si riflette nelle possibilità che si aprono, nelle sorprese, di ottenere un ottimo risultato, una vittoria, una soddisfazione, un cambiamento fortuito, soprattutto nelle situazioni più difficili e complesse, fare un buon affare, una ricompensa. Quindi direi che appunto si apre questa fase molto positiva, costruttiva, fortunata. Fortunata può rispecchiarsi anche, come vi dicevo, in quelle cose più complesse, più difficili. Essendoci la carta della bara e indica trasformazione, fine, la fine di una fase estenuante o di un impegno, ad esempio lavorativo, un po' troppo difficile, oppure un qualcosa che magari può avervi appesantito particolarmente, soprattutto a livello interiore, o si va a chiudere un ciclo, una fase del vostro percorso. Io direi soprattutto nelle questioni pratiche, lavorative e, anche di altre tipologie di impegni e cose che riguardano, ad esempio, anche le cose, legate alle questioni legali, burocratiche, al denaro, eccetera. Quindi, diciamo una settimana abbastanza intensa e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente per voi sono segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e troviamo anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, però alcune cose possono fare riferimento anche alle amicizie, alla famiglia, alle relazioni più importanti. Quindi consiglio sempre di ascoltare e se sentite a livello intuitivo qualcosa dentro di voi, vuol dire che lì c'è un messaggio per voi. Troviamo questo bellissimo girasole che porta gioia, felicità, un momento di apertura, di condivisione, potrebbe essere proprio un evento felice che entra nella vostra vita, soprattutto all'inizio della settimana. Poi è vero che ci sono alcune cose che possono turbarvi o essere spiacevoli. E il rododendro dipende insomma da quello che state vivendo perché può indicare, abbiamo visto che
c'è la carta legata al cuore, alle emozioni che possono essere molto forti sia da un lato sia dall'altro, magari cose tanto belle e positive che vi portano gioia, però magari cambiare, ecco, essere un po' altalenanti emotivamente vi può portare qualche tensione. Scusate, qualche tensione oppure darvi fastidio un atteggiamento che voi potreste vedere come, egoistico o rigido, o di ostinazione, quindi non riuscire a trovar, la quadra o possibilità di essere magari compresi, aiutati e sostenuti in una specifica circostanza. Ecco che effettivamente queste carte possono riferirsi a un qualcosa che magari al momento non si può realizzare. Se, volete proporre, volete fare un qualcosa, magari potrebbe esserci un impedimento esterno. Allora qui già potete capire che magari è il caso di rimandare o di, non comunicare. Se invece c'è qualcosa che vi dà fastidio, magari è il caso di capire, di risolvere subito, ecco, come ci dice proprio anche la vostra stessa energia principale, anziché aspettare, covare dentro di voi, perché poi sappiamo che le cose prima o poi salteranno fuori e allora possono peggiorare col tempo. Io direi di valutare, di osservare, di capire il momento giusto per poter risolvere una cosa. Questo vale anche nelle relazioni più importanti, come ho già detto, amicizia e famiglia. Per i single probabilmente c'è un qualcosa di positivo che però, potrebbe essere, lì, che rimane in sospeso. Poi cosa è di positivo? Magari un incontro, magari una persona di vostro interesse, possibilità di sentirsi o di vedersi, o in qualche modo avere qualche informazione, però abbiamo il rododendro e la ninfea, ci fa capire che o che c'è un sentimento unilaterale o una fantasia impossibile da realizzare per varie motivazioni. In realtà il sentimento potrebbe anche esserci, però magari ci sono alcuni impedimenti molto forti. Altrimenti potrebbe questa lettura farvi capire, che, c'è un qualcosa che non si può assolutamente realizzare. Allora forse questo è il caso di andare a chiudere definitivamente una cosa e quindi proiettarsi in modo diverso verso il futuro. Quindi è vero, ci sono tante troppe informazioni che con una lettura così breve e generica, non può riuscire a darvi. Magari ci sono questi input che in qualche modo possono già attivare la vostra intuizione e quindi capire e comprendere. Per le questioni più pratiche abbiamo la speranza, abbiamo visto anche dalle vostre stesse energie, speranza che si può accendere, poi magari alcune cose hanno bisogno di tempo per manifestarsi, però già potete vedere alcuni risultati fin da subito, perché già quando questa carta il bambino indica, un miglioramento, un qualcosa che riguarda le vostre stesse entrate, quindi aumento, evoluzione, possibili collaborazioni o nuove conoscenze, magari un aiuto, un sostegno, possibilità di superare alcune difficoltà. Se magari appunto, come si vede da queste carte, c'è la possibilità di, superare, definire e chiudere con alcune circostanze, meglio, impegnarsi al massimo e farlo in questa settimana, perché abbiamo visto che ci sono effettivamente dei nuovi sviluppi che saltano fuori e però hanno bisogno poi di spazio. E questo è quello che vi dico sia nel lavoro, sia magari se avete dei nuovi progetti, ma soprattutto per chi è in cerca di lavoro. Aspettatevi dei cambiamenti, delle nuove opportunità, sia per migliorare la vostra stessa ricerca, però anche, occasioni da valutare che può essere una proposta, può essere proprio nuove possibilità
utilizzerà per voi, anche se avete intenzione di fare qualcosa per conto vostro a livello indipendente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!